Ok, abbiamo iniziato. Ciao, Grazia. Per Genoveffa, Ciao Lucio e ciao Genoveffa. una sessione insolita, particolare. Oggi parliamo di fatture. Allora, conto da 10 a 1. Grazia. Tanto creiamoci personalmente una protezione ulteriore a quella che abbiamo già praticato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sì, vedo Genoveffa in, in casa e in mano ha una scopa di saggina e sta cercando di pulire casa sua perché c'è un polverone color fuliggine, è proprio fuligginoso e lei è disperata, mi fa vedere che pulisce, pulisce e più si impegna e più c'ha questa fuliggine in casa. E poi guardandomi intorno vedo in un angolo sdraiato un, un grosso essere rettiloide che sembra un'iguana e si aggira per la casa eh, e occupa tutto lo spazio. E lei mi guarda e dice: Questo non se ne va più, non, sta troppo bene qua, guarda com'è grasso. Infatti poi quando lei cerca di allontanarsi, uscire da questa stanza fuligginosa, questo iguana allunga la sua zampa, le afferra il braccio con Zampa. queste dita particolari a ventosa, la trattiene lì, non le permette di uscire da questo ambito. Ti dà l'autorizzazione Genoveffa in eterico, cioè in questo ambiente energetico in cui ci muoviamo. Sì, giunge le mani a supplica e dice: "Mm, aiutatemi, vi prego." Va bene, come si chiama il progetto di vita di Genoveffa attualmente? Il mito di Diogene. Mm, mi appare proprio Diogene con la classica lanterna in mano, vuol fare luce intorno a sé e va a indicare la sua ricerca nella vita di autenticità, trasparenza e libertà. E tutto intorno è oscuro e lui avanza con la sua lanterna a illuminare, a cercare questi eh, capisaldi nella sua vita. Solo un valore di Genoveffa, la vibrazione. Quanto sta adesso? Eh, 4 miliardi. Mm. Entità eteriche, vediamole subito. Il rettiloide? Sì, questo rettiloide è molto invasivo, poi sulle spalle,
sulle braccia ha 6 corvi neri che sono posizionati in quella maniera per impedirle così di s- mm, innalzarsi, spiccare il volo. Mhm. Sono lì fermi, statici, pesanti. Poi vedo tra i capelli in testa mm, tanti pidocchi a indicare la miseria. Infatti sono fastidiosi. Li avverto e sono veramente fastidiosissimi. Mhm. Poi scendendo ha degli occhiali scuri da sole per impedirle di vedere la luce, le danno un senso di oscurità, pessimismo. Poi a livello della gola c'è come qualcosa a livello della gola che eh, smorza la sua voce, come una pallina che crea tappo e quello l- ehm, le impedisce di urlare l'ingiustizia che sta vivendo. E lì ferma, e è come una sordina, smorza il volume di ciò. Mhm. Poi c'ha le manette all'altezza dei polsi che le impediscono di muoversi liberamente. E poi la classica palla al piede con la catena legata alla caviglia, è sia a destra che a sinistra. Un- Proprio così. Ok, Poi entità basta. mentali. Ingiustizia, la prima, ingiustizia. Eh, a livello 4 ce n'è un'altra, eh, persecuzione, 4, e si manifestano come queste due palle ai piedi, a destra e a sinistra, si manifestano così. Ingiustizia e persecuzione. Basta. Sembra proprio come un carcerato, incarcerato ingiustamente per un- un crimine che non ha commesso. Infatti adesso appare intorno a lei una gabbia, è addirittura messa all'interno di una gabbia, cioè un blocco totale, è come entità mentali queste. Va bene, chiamiamo ad assistere alla sessione le persone viventi, Genoveffa, che assistono alla sessione, le mettiamo in un posto che abbiamo chiamato il cinema, no? Dove sullo schermo si proietta la tua sessione. Il marito viene? Prima è entrato il figlio, Mhm. subito è entrato il figlio avanti a tutti, si siede in prima fila, seguito dalla figlia e poi arriva anche il marito più lentamente e piegato su se stesso, è un po' così spaventato, timoroso, avanza lentamente, spaventato e sfiduciato, arriva così, però arriva e dice, l'ultima spiaggia, questa è l'ultima spiaggia, è un po' sconsolato. Dice proviamo anche questa, dai. Schiacciato dalla vita.
Va bene, esistono due persone che sono sospettate di aver fatto una fattura a questa famiglia. L'uomo e la donna, le chiamiamo così, non voglio neanche definire il rapporto parentale. Lo sappiamo dalla sorella della donna, andiamo a quel giorno di quell'anno, una ventina d'anni fa. Sì, vedo la donna in questione ha gli occhi fiammeggianti di sangue rosso. È una persona molto... ha sposato quest'uomo per interesse e, mm, e mira all'azienda di famiglia, quindi il suo scopo è quello, guarda oltre le spalle di quest'uomo e vede tutti i suoi possedimenti, quello che ha, e, e lo considera già una sua proprietà. Poi quando è apparsa Genoveffa, l'ha odiata istantaneamente perché l'ha vista come una rivale per accedere a questo benestare Mhm. e è scattato lì il meccanismo di odio assoluto, come dire, io sono arrivata prima e questo malloppo è mio. Mm, Infatti pensava di manipolare tutti e tre questi uomini. eh, Lei decide e convince il marito. E questo parte tutto da lei, questo Da lei. meccanismo. Ok. Poi Quante volte sono andati in quella città, non diciamo quale? dice, ci penso io. Il marito è un po' titubante, però lei è quella che ha l'iniziativa. E si sono rivolte a una zingara. Vedo proprio questa persona Che è adesso è andata. morta. eh, Sembra. Sì, era anziana, però poi ci sono la sua stirpe, le figlie che hanno imparato l'arte. Questa signora va proprio in un campo rom di zingari, entra lì, entra proprio in una baracca e dice a questa strega: Io ti coprirò d'oro, ti do tutto quello che vuoi. eh, Fammela forte. E ha portato la foto, ha spiegato tutta la situazione, quello che vuole. E perché dice le zingare sono le più brave. Mm. Quanto ha pagato? 1.000 euro Beh, con la prima tranche. mhm. Poi è Beh, tornata 1.500. È tornata più volte, quante? tre volte. Mhm. E la E, terza? e la terza 3.000. 1.000, 1.500, 3.000. Ok, quante fatture sono? Quindi sono proprio tre. Tre fatture? Ha fatto la prima su impedire il matrimonio, la prima. Poi ha visto che non ha funzionato perché effettivamente si è sposata e quindi è tornata di nuovo con i capelli di Genoveffa e lì è stata fatta in una maniera più forte. Su quale fronte? No figli? No figli, eh no. Quindi queste informazioni, i primi iniziali, sono vere. Sì, sì, sono vere, corrispondono. Poi siccome è nato a dispetto di tutto un figlio, Mhm. Con dei problemi che poi sono stati mm, risolti, è hanno, tornata e... allora ha detto, è tornata e ha fatto la terza.
di miseria, e quella ci ha preso. E infatti la miseria è proprio rappresentata da tutti questi pidocchi che ha in testa. È stato fatto come anche l'esecuzione di questa fattura con un uovo che viene, è Un stato uovo. un uovo Mm. che è stato caricato dell'energia di Genoveffa. Poi è stato messo all'interno di un piccione, poi hanno cucito il petto di questo piccione Morto. morto, e poi è stato seppellito, vedo, messo. Questa è stata proprio potentissima, è stata un'invocazione. E l'ha fatto questa Rom vecchietta che non c'è più. O un Sì, clan. eh, Cioè, tecnicamente e esatto. materialmente deve averlo fatto una persona. L'ha fatto questa vecchietta. L'ultima volta che l'ha fatto, mentre stava facendo l'esecuzione di questa fattura, era così potente che ha evocato un demone Mhm. e ha causato addirittura la morte di questa anziana, perché l'ha visto, gli è apparso davanti, ha avuto un infarto. Chiamiamolo il demone. Che si presenti davanti a noi col suo nome, il suo aspetto, penso, secondo universo, no? Eh, s- sì, è apparso proprio lì all'inizio questa salamandra, Ah, è ed è lui, rettiloide. è quello. Come si chiama? Adesso sputa fuoco. Belfast. Ok. Portiamo un televisore dove si proiettano delle immagini nel campo ROM adesso e mostriamo su questo televisore dov'è la vecchietta in questo momento. È È nell'oltre, no? Morta. Dove? questo, questo demone dice: Me la sono mangiata, è dentro di me, Mm. ce l'ho qua. Sì, ma dov'è nell'oltre? Il demone può dire quello che vuole. Nel basso astrale? È nel vasto astrale, Ok. A capire certe cose, dal quale uscirà non e si sa bene quando. si aggira lì. Tuttavia la fattura non è ancora stata tolta. Quindi lei quanto resta lì, nel basso astrale, È stando così perché le cose? non ha fatto solo quella, ma ne ha fatte Ne tante fate altre nella parecchie. sua vita. Tutto bene, grazie, sì. Sì, stavo calcolando, c'è un fastidio qua sul collo, devo toglierlo un attimo. Vai, toglielo, toglielo. Ok, l'ho tolto. Sì, perché mi voleva strangolare, non voleva che parlassi, allora si era avvicinato e mi teneva il collo Ma così. chi Belfast? Belfast. Adesso addirittura hanno suonato il Sì, campanello di casa ho con sentito. prepotenza. Eh, eh, eh. Sì, quanti anni sta lì la vecchietta adesso? 3000. 3.000, bene. Chiamiamo nel cinema tutti quelli che lei ha danneggiato, cioè tutte le Genoveffa o i Genoveffi su cui lei ha fatto un lavoro magico. Stanno apparendo a cerchio tutti intorno, e ce n'è centinaia, centinaia e centinaia. Sì, però E per avere 3.000 anni lì nel basso astrale non faceva grandi cose.
Questa è Eh, una di quelle più pesanti che ha fatto, quella fattura di sì, rovina, di miseria. è l'ultima. Dice la percentuale più grande mi arriva dall'ultima. Ha calcato la mano e lì è andata oltre perché dice tante le facevo, ma funzionavano anche con poco perché è la convinzione che ci mettevano le persone. Ero aiutata da queste persone. Quando venivano da me, io facevo anche un malocchio fittizio, leggero, e poi funzionavano perché era energizzato dal cliente, contribuivano. Questa volta invece, siccome il soggetto è forte, riferendosi a Genoveffa, fa un'anima molto forte, ho dovuto calcare la mano. Ci sono riuscita, ma mi è costata cara. Nel campo rom cosa stanno vedendo quindi in questo schermo, in questo televisore? Ci sono delle ragazzine che anche loro la fanno, la praticano perché viene insegnato fin da piccoli, e c'è l'abitudine proprio, Mhm. Vabbè, va benissimo anche l'abitudine. Poi quando... questo però è il risultato, eh. Finiscono in mm, una specie di ma c'è purgatorio. Mm, dell'arroganza in queste ragazzine, mhm. come dire, chi se ne frega, noi possiamo fare. Sono inconsapevoli. Mm. Loro sono abituati a Guardano, non essere impuniti, invece ci ecco, sono delle regole esattamente. universali della creazione, dalle quali non scappano neanche i Rom. Vabbè, intanto lasciamo lì questo televisore. Andiamo a vedere velocemente, Grazia, dopo queste tre fatture, soprattutto la terza, cosa succede? Quando è stata fatta la terza? In che anno? Dunque, vediamo un po'. Lo stesso in questione, ma poco dopo o un bel po' dopo? Un bel po' dopo, sì, sì, nel corso degli anni, a cadenza di... Uff, l'ultima forte è 2017. Cioè, a più riprese, quindi. Sì, sì. mm, Allora, prima è stata fatta prima che si sposasse, poi, eh, visto che nonostante tutto si è sposata, è tornata dopo 3 anni. eh, Vabbè, ne ha fatto quella dei figli e poi quella di rovina. Quando il marito è stato estromesso con un escamotage dall'azienda di famiglia, cosa è successo in termini di fattura? Cioè, quando una fattura funziona, cosa succede? Si crea eh, una bolla energetica intorno alla persona, intorno ai suoi cari, intorno alla sua casa, per cui non riceve più eh, la luce della sorgente. È una bolla impenetrabile e dentro sono Ma intorno a un- Genoveffa? intorno a Genoveffa, la famiglia, Al dove marito? esatto, questa bolla. E, Alla ehm, sorgente Genoveffa, diciamo, sono tutte le anime, ok? e quindi non riceve i benefit energetici, le alte vibrazioni, ma riceve solo basse vibrazioni date dalle interferenze dentro la bolla. Certo, è la violazione del libero È arbitrio di proprio, Genoveffa, della sorgente, è, che viene mm, ignorato da una fattura, un'ingerenza esterna. ecco, come le bolle, come si chiamano? Le palle di neve, quelle snowball, dove
la persona viene inserita in una snowball di, Gonfiabili, quelli lì. di vetro Ah, all'interno scusa, sì. Mhm. con, con, Con il suo mondo a parte. e rimane bloccata in un mondo a parte e nessuno la può aiutare, neanche i, i cari, i disincarnati. È come irraggiungibile, in- intoccabile dalla fortuna, dalle alte vibrazioni. Visualizziamola questa snowball. Dentro c'è la casa di Genoveffa, Genoveffa col mal di testa perenne, il figlio, la figlia, il marito umiliato, sottomesso e senza più quello che gli spetta, che si sta muovendo in altre direzioni per capire cosa fare della sua vita. Infatti, ehm, mi appare come l'immagine iniziale dove lei è circondata da una fuliggine nera e all'interno di questa snowball, invece della neve che cade dall'alto, bella bianca pulita, c'è in circolo questa fuliggine. Eh, E da lì non si esce. Chi l'ha detto? mm, mm, mm. Questa fattura è nei contratti e nei patti che Genoveffa ha fatto con se stessa. Questa fattura l'ha desiderata, voluta come esperienza Genoveffa. E per fortuna, perché così come l'ha generata lei, l'ha voluta lei, lei la può non voler più. Dipende da lei. Lei fa, la vedo in miniatura che bussa all'interno di questa snowball contro il vetro Mhm. e dice come faccio a uscire da Ma qui? lei è già fuori e la snowball ce l'ha sulla mano. E infatti adesso mi appare così che ride di questa cosa e dice ma guarda te, non riuscivo a vederla in questa prospettiva, non vedevo la mia grandezza. Perché mi dice, tornando al nome del suo progetto, il mito di Diogene, che lei cerca l'autenticità, la libertà di espressione si era messa in una prigione inconsciamente per liberarsene, questo, in sintesi. E quindi fa, la chiave di questa prigione ce l'ho io. Dove? Nell'altro, e infatti dice, eccola qua, mi fa vedere sul palmo della mano il grande potenziale è nelle sue mani. Vediamo questo contratto nel cluster. Cos'è il cluster, Genoveffa? Il posto in cui tu ti metti i tuoi patti e contratti in tutta questa vita. Non ci sarà solo questo. Vediamoli un po' tutti e vediamo come vedi questo contratto relativo alla fattura. E lei adesso parte, va decisa verso il suo cluster, la seguo mm, e vedo che arriva davanti a una porta blindata. Poi sicura, infila la chiave nella toppa, gira, apre, entra ed è... sì, adesso vedo che è come una torre antica, entrando in questa torre, eh, è circolare la stanza e su tutte le pareti ci sono degli scaffali con tanti volumi, tantissimi, e poi c'è la scala a chiocciola che sale e ci sono altri eh, piani, ogni piano c'ha altri libri stipati Andiamo, ordinatamente. sacco. Bene, lei può togliere tutta la torre
È Facendo la... sbalordita, guarda intorno a sé, guarda a quanto è alta la torre dall'interno, è quasi come soffocata da questa imponenza, e Mm. però vede che là la torre là sopra è aperta, non è chiusa, e quindi vede la luce, la luce. Dov'è il contratto relativo alla fattura? Dov'è? È proprio qui in basso perché dice, Come è fatto? è uno dei più recenti, è qui davanti. È un libro? Sì, è un libro, lo sfila, ha una copertina Da chi è in firmato? pelle, Dalla Rom e dall'uomo e la donna? O solo la donna? O solo l'uomo? e c'è la firma della donna, poi sotto la firma dell'uomo e poi della zingara. Va bene, un po' di firme. Sì, Suggerisco a Genoveffa di aprire un portale definitivo, cioè un buco sul terreno, un burrone, mm, mm, mm. se vuole, e togliere tutta la torre. Infatti, prima che lo dicessi, ho visto che voleva fare proprio questo. Mi dice spostati, fatti indietro, poi si abbassa, alza una botola e si alza tutto il pavimento e, e sotto viene anche del fuoco fiammeggiante e lei tira una cordicella, fa scendere, sgancia tutti i pensili che fanno cadere i libri e cadono uno dopo l'altro dentro questa Tutto, fornace. tutto, torre, pensili, Poi sì, libri, tutto. con un bastone lunghissimo toglie anche negli angolini i tomi che non volevano scendere. E dice, è divertente, mi piace questa cosa. E poi osserva questo fuoco crepitare. E chiude questa voragine. Mm, mm, sì. La triplice fattura, la violazione del libero arbitrio di Genoveffa. C'è ancora? No, non c'è più niente. Infatti adesso mi dice, voglio andare a casa, aprire tutte le finestre, arieggiare, fare uscire quell'aria di fuliggine, pulire, pulire, far entrare la luce del sole. Cosa avverti, Grazia? Adesso sento che inizia a arrivare l'aria fresca, piano piano cambia l'energia della casa, anche lei la vedo in viso che sta respirando forte. Tuttavia un conto da pagare. Chi viola il libero arbitrio di qualcuno e il lavoro energetico che fa, ingerente il libero arbitrio di qualcuno, quando viene sciolto, deve tornare indietro. Queste sono delle regole della Matrix, della realtà in cui siamo immersi. Quindi ora lei decide, scrivendo su un pezzo di carta il numero di volte che deve tornare indietro e lo consegna alla donna e all'uomo. Perché è cattiva? No, perché è così, è una regola. Lei È ha scritto, voluto dalla donna e dall'uomo nel momento in cui hanno deciso di fare questa esperienza di ingerenza del libero arbitrio altrui. È dovuto e voluto da queste due persone. È il giusto e previsto epilogo. Epilogo non è detto perché non sempre vengono sciolte le fatture, ma poi vabbè, di là si sistemano in un altro modo.
Sì. Sì. Lei ha scritto che vuole che torni indietro 3000 volte, come la cifra che aveva dato alla zingara, lo scrive Mhm. su un foglio, poi va davanti alla donna, mm, e una cosa particolare, questa donna intorno alla testa ha un elastico, lei tira, Genoveffa tira l'elastico, ci infila il foglio, lo lascia andare e il foglio le si appiccica così, l'elastico torna indietro, si appiccica il foglio in faccia. E- Quindi 3.000 la donna e l'uomo? L'uomo sapeva, sì, 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 sì. non ha pagato ma ha appoggiato. Non c'è sconto, dice lei. No, no. Fa la stessa operazione anche per lui. Vabbè, va bene. Causa esoterica del mal di testa più o meno perenne di Genoveffa. Grazie. Sì, è stato causato da questo malocchio, da questa fattura. Eh, È un malocchio o una fattura? no, è un malocchio, infatti mi sono La corretta. fattura. Allora, prima era una cosa piccola, era un malocchio. Siccome non prendeva, hanno fatto proprio la fattura, perché la fattura comporta la firma. Il malocchio, no. Come vedi, Grazia, il nuovo possibile lavoro del marito, non diamo dettagli su quali basi si possono fondare questa nuova avventura. Sì o no? Allora, mi viene questo, io dico quello che mi dice, che questo me lo dice proprio Genoveffa e fa, io voglio giustizia e io voglio che ci rivenga dato il tolto, quello che quella parte di ditta Azienda tolta e non tolta, riconosciuta? Ah. quella voglio che torni, che venga stabilita innanzitutto la giustizia. Quello è l'obiettivo principe. Voglio dare energia a questo. E poi l'altra attività che aveva detto eh, mh, è sconsigliata perché è una decisione che era nata quando si trovava ancora all'interno della Snowball, Mhm. quindi portava altre energie basse e che non le permettevano di uscire da quella situazione. Era anche un inciampo. Non andava bene perché nasceva dalla fuliggine, come da basse energie sempre. Mm, Adesso con Perfetto. queste condizioni di pulizia si possono sistemare altre cose e vedere opportunità più pulite. Grazia chiama la mamma del marito di Genoveffa, Sì, disincarnata. è dall'inizio che la vedo, questa signora era preoccupata, mm, era veramente preoccupata, stava a fianco a Genoveffa e vedeva eh, questa fattura che le incombeva sulla testa e appariva questa fattura come un uovo rotto Beh, sulla anche testa quella del di... figlio, sulla- beh, era però, mi era apparsa sì, strutturata più su di lei. s- siccome è venuta lei, è apparsa l'immagine inerente a lei. Però sì, riguarda tutti e due. Simbolicamente era molto preoccupata, e con le mani cercava di togliere, di pulire
questa cosa, di toglierle quell'uovo crudo che aveva in testa, ma non riusciva, proprio perché la separava, diceva, non poteva intervenire a causa di questa snowball, non si poteva avvicinare e aiutare. Dice adesso che è libera la situazione, può intervenire, può portare giustizia questa signora. Questa signora, madre del marito di Genoveffa, cosa vuole dire al figlio? Quale messaggio vuole lasciargli? E dice, non ti preoccupare, ci penso io. Non sai quanto soffrivo a vedere tutto questo, a come questa donna, quella, l'altra, ha portato separazione, miseria in questa famiglia che è sempre stata, mm, è nata con dei principi che io ho dato, anche è stato vanificato tutto il mio lavoro, tutta la cura. eh, Beh, in parte uno dei suoi figli è responsabile di eh, tutta questa storia. sì, 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 Come lo sì. spiega? Cioè, come lo Ma spiega? Come lo vede? fa il male viene da quel esternamente, si è infilata nella nostra famiglia come un cancro. Ha rosicchiato alle radici questa famiglia, che era un albero buono, un albero sano, e era come una malattia. Chi ce l'ha portata è stata una maledizione. E anche Ma non non. sono così d'accordo, nel senso, un marito, di una che fa una fattura e il marito è il fratello dell'oggetto della fattura, io non sono per nulla d'accordo. C'è una vita precedente che unisce Genoveffa, il marito, suo fratello e la donna? Precedente, parallela, diciamo precedente? Eh sì, sì, c'è una vita. Uff, dunque, mm, mi appare una situazione così particolare. Erano tutti e quattro come marinai di un vascello antico. Questo vascello si è trovato all'interno di una bufera e c'è stato un naufragio, sono approdati tutti e quattro su un'isola deserta e dove c'era un'esistenza Gli stenti. Mhm. difficoltosa, difficile e poi eh, patendo la fame, hanno deciso, siccome uno di loro è morto, Chi? hanno, eh, la donna, quella donna Ah, lì, hanno deciso è morto, ma prima era malato. E questa decisione è maturata quando quest'uomo era malato e hanno deciso di ucciderlo per nutrirsi con la sua carne perché non c'era niente da mangiare, una situazione disperata e quindi si è provocata questa. eh, L'uomo sapeva che volevano fare questo e, e c'era il terrore nei suoi occhi e li ha odiati e ha detto io muoio ma giuro di vendicarmi, vi troverò e infatti poi vedo vabbè. che mm, La sono madre c'è in su. questa vita? La mamma era il capitano, però era morto prima dell'approdo, sì. Va bene, la madre nell'oltre dove va? Dov'è? Eh, Era mm, bloccata, se n'era sì, no, andata? no, si aggirava qui intorno perché non riusciva a distaccarsi dalla famiglia, vedendo questa situazione, voleva essere
di aiuto, provvedere, ma aveva come l'impossibilità di farlo e dice adesso voglio stare ancora qui, non riesce a andare assolutamente. Ecco come c'è ancora. La salutiamo e chiamiamo invece, in ultimo, il disincarnato fratello di Genoveffa, morto da tanti tanti anni per un incidente truce. Come si presenta? Sì, viene smarrito. Era come smarrito, come dire, perché è successo così in maniera improvvisa, che lui si aggirava ancora qua intorno. Dopo tutti questi anni? Sì, è come se era qui a cercare di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Come dire, è stato La così sorella è diventata grande, una donna, tempestivo. era una ragazzina all'epoca. E dice, ecco perché adesso è arrivato, ma dice, ecco perché non la riconoscevo, perché me la ricordavo mm, ragazzina. E dice, com'è la vita, esci di casa, poi non torni più. Una bassa consapevolezza. Sì, sì, ancora deve mettere insieme i pezzi, come dire, è, è come è stato, mi stavo affacciando alla vita, stavo componendo il quadro della mia vita e poi è andato in mille pezzi come un puzzle. Adesso sto ancora ricomponendo i pezzi di questo puzzle. Nel frattempo Genoveffa è caduta, siamo da soli, ma continuiamo, va bene. Mi sembra un po' persa come anima, ma glielo chiediamo lo stesso, un messaggio finale per la sorella. E dice scusa, scusa se sono sparito senza salutarti e se, e se non, e se ho continuato a essere assente in tutti questi anni, ma non ti trovavo più. Dice, ero smarrito e non ti trovavo, non riuscivo a raggiungerti. Adesso ti vedo. E infatti effettivamente anche quella bolla non gli permetteva di connettersi con lei. E adesso si mette le mani tra i capelli e dice: Ma allora sono. È confuso, proprio in uno stato confusionale, Va bene, lo salutiamo, al limite la prossima volta riusciamo ad avere un dialogo più trasparente. è proprio smarrito, Chiudiamo sì. questa finestra sull'oltre, anzi neanche. Dove andrà a finire la donna e l'uomo quando finiranno nell'oltre? Cosa li aspetta nell'oltre? Una realtà di meditazione come la madre e il fratello o altro? Dunque, vedo che brancoleranno nel buio in una grotta, eh, Bassa strada? nel basso astrale e davanti agli occhi hanno quel foglio scritto da Genoveffa Mhm. per imparare la lezione e non dimenticarsi mai quello che hanno fatto, quello che hanno causato. Si aggireranno così e ogni minuto ogni secondo del tempo che trascorre lo passeranno a riflettere su questa cosa.
profondamente, fino a che ogni particella del loro corpo cambierà vibrazione. Eh, Stiamo parlando di quanti anni più o meno? Viene sempre 3000, torna al 3000 Mm, a testa, tutti e mm. due. Va bene. Check. Grazie. Il mito di Diogene, il progetto di vita di Genoveffa, esiste ancora? No, Come no, si chiama adesso, adesso? infatti mi veniva il nome del progetto, adesso è Sulle ali della libertà. Come si chiama? Ha un nome l'anima di Genoveffa? E prima era rosa blu, blu scuro, e adesso bocciolo di rosa. È come Lo una, no- spirito? una rinascita. Sì. Ah, ok, certo. E lo spirito luce, inteso come eh, voglia di chiarezza, trasparenza. Mhm. Non inteso come la Ferrari, no, beh, questa non la capisci. No, C'è un modello. La prima ah, Ferrari elettrica è la Ferrari luce, vabbè. Verifichiamo le entità eteriche. Allora, il rettiloide, che era anche un pochettino legato al demone del secondo universo, Belfast, c'è ancora? no, non c'è più. È I andato. 6 corvi neri attaccati ai capelli ci sono ancora? No, infatti Genoveffa muove le braccia, fa vedere che sono leggere adesso. I capelli con i pidocchi ci sono ancora? No, Gli occhiali scuri? neanche. L'impianto eterico alla voce, alla gola? No, è andato. Le manette? No, Palla al piede? niente. Le due entità mentali, ingiustizia No, e persecuzione. niente. Nuova vibrazione di Genoveffa. È 14 miliardi. Bene. È tanto di più, non tantissimo. Se vuole lo sa, la può aumentare. Le insegniamo anche a creare su tutta questa storia e sulla sua condizione di totale e completa pulizia attuale una cosa, una creazione che abbiamo chiamato da tempo ad eternum, che significa per sempre. In questo caso io suggerisco un ad eternum justitia, giustizia. Ha passato una parte della sua vita nell'ingiustizia, da adesso in poi ogni cosa giusta andrà al suo posto. Lo crea. Sì, 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 mi fa vedere che è una sfera eh, luminosa e lo appende in casa sua come un lampadario e sembrano quelle luci quelle sfere che ci sono in discoteca, che hanno tanti Stroboscopiche, stroboscopiche, con tanti specchietti. specchietti che e ruotando su se stessa e lancia dei bagliori eh, di luce in ogni angolo della casa. Messaggio finale di Genoveffa a chi vuole nel cinema e a se stessa, per esempio al marito. Sì, dice da oggi in poi trionfa la mia legge, libertà, giustizia, trasparenza, autenticità,
in ogni piccolo angolo e ambito della mia vita e dei miei cari. È una luce così forte che nessuno potrà più spegnere, infrangere. E- la vedo determinata, guerriera, con una bella luce negli occhi. Al figlio. Entra nel cinema, il figlio era lì seduto che ascoltava, seguiva tutto, lo prende per le mani, dice alziamoci, alzati, e siamo pronti per entrare in azione, così, far vedere quanto valiamo. E poi la stessa cosa la ripete con la figlia, la prende per le mani, la alza e la guarda profondamente negli occhi e, e comunica silenziosamente con lo sguardo e in lei riconosce il suo stesso brillio, la sua forza e le dice guardiamo in faccia la vita, a occhi negli occhi nella vita, con fierezza, determinazione, senza paura. E adesso si rivolge verso il marito che è ancora seduto, alza la testa, la guarda, sorride e si alza fiero, da solo e dice guardami, fa sembra pure più alto, fa non ci crederai, adesso... E poi si abbracciano tutti e quattro, fanno cerchio, si abbracciano a livello delle spalle, un abbraccio di gruppo, un abbraccio circolare. E lei ancora sul finale dice io voi e voi avete me. Insieme siamo una forza. E a se stessa cosa dice? A questa esperienza di vita che lei stessa si è concessa, che deve essere per forza vista in termini costruttivi. Non siamo qui per vivere bene, siamo qui per imparare. E lei ha avuto questa Molto... grande opportunità di imparare tante cose, ricordare, imparare. mm, dice non vedo l'ora di mettere in atto il grande potenziale della libertà che mi preme in petto. E vedo solo possibilità all'orizzonte. E dipende tutto da me, da come guardo questo orizzonte. Se è un'alba o un tramonto, io voglio che sia un'alba. E poi dice andiamo. È molto è fremente e ha voglia di fare. Grazie, abbiamo fatto un esorcismo. Eh, sì, adesso è tutto luminoso, trionfa la luce. Va bene, facciamo un lavoro su noi stessi, alziamo le nostre personali frequenze, creiamo la nostra personale vibrazione e protezione. Visualizzatelo come uovo, uovo d'oro, la sfera, la teca, quello che volete, e lo facciamo apposta davanti a questa famiglia, a Genoveffa, il marito, il figlio e la figlia, in modo tale che senza paura, consci del fatto che tutto è nelle nostre mani ed è nella nostra non paura, paura grande cavallo di Troia, grande falsa amica, grande canale di ogni interferenza, sempre e comunque, noi siamo gli unici che decidono chi e come ci può interferire, se ci può interferire.
Poi quando riascolterai questo pezzo del video, Genoveffa presta particolare attenzione, perché forse è la parte più interessante e più importante di tutte, tu sei il capo. Quando accetti che ti venga fatto un lavoro energetico come quello che ti è stato fatto, non lo hai ancora capito. Oggi lo hai capito. Sì, ti hanno dato un suggerimento, ma tu l'hai colto. Il suggerimento di fare questa sessione, tu l'hai colto. E un altro suggerimento che ti posso dare, guardati tante belle sessioni sul mio canale perché imparerai tante tante cose. Grazie, ultime battute? Sì, infatti, e lei ha la mano appoggiata sull'uovo d'oro e dice: Adesso che ho toccato, riconosciuto e memorizzato la luce della sorgente, mi sono riconosciuta e non lo dimenticherò più, ne faccio tesoro. E la luce che cercavo è questa, e adesso è dentro di me e non potrà più lasciarmi. E poi ironicamente dice: Siamo passati da un uovo marcio della fattura a un uovo d'oro. La situazione è ribaltata. Grazie, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? No, no, no. Hai fatto tutto quello che dovevi fare? Sì, sì, tutto a posto. E allora prepariamoci a tornare.